Oggi Great Estate ti porta in Umbria. Come puoi vedere alle mie spalle, ci troviamo immersi nelle incantevoli campagne che circondano il piccolo borgo di San Venanzo, in provincia di Terni. È qui che si trova la magnifica proprietà conosciuta come l'Antica Pietra, che lo scorso luglio il nostro gruppo ha ufficialmente venduto ad un importante designer di una famosa casa di moda. Tra poco incontreremo gli ex proprietari di Antica Pietra, Giampaolo e Silvia. Li conosceremo e li intervisteremo. L'Antica Pietra è una meravigliosa proprietà risalente al 1600. Sorta nei pressi dell'antica strada etrusca che univa Orvieto e Perugia alla Toscana, è situata sulla cima di una collina, a quasi 500 metri di altitudine. Una location che regala un'incredibile vista panoramica sulla suggestiva ed incontaminata valle sottostante. Siamo in compagnia di Giampaolo e Silvia, gli ex proprietari dell'Antica Pietra. Giampaolo e Silvia, ben trovati e grazie della vostra disponibilità. Dunque, Giampaolo, tu sei originario di Bologna, mentre Silvia è olandese. Vorreste raccontarci come vi siete conosciuti e perché avete deciso poi di venire a vivere in questo piccolo angolo dell'Umbria? Sì, a Bologna ci stavo stretto, pertanto dopo un anno che giravo, pur essendo molto giovane, avevo solo nemmeno 20 anni, che giravo un po' per tutta Italia, mi ha colpito l'Umbria, mi ha colpito in maniera particolare e pertanto decisi, perché no, viverci. Stata, Era un momento di ricerca in cui volevamo stare fuori dai piedi, in cui cercavamo una realtà anche molto più naturale rispetto a Bologna, molto più ecologica, molto più naturista, legata all'ambiente. Era un momento in cui c'era questa ideologia, questa ricerca, questo bisogno di natura e noi scegliamo pertanto, io scelsi l'Umbria e solo dopo nemmeno un anno, ci incontrammo in un casale vicino, ci piacemmo e così nacque la nostra storia. Sì, quando io sono arrivata era nell'80, nell'Olanda, da Amsterdam, dalle città, mi sono piombata qui, però ho conosciuto Giampaolo in un altro casale e ho deciso di rimanere. La casa è qui vicino, Pergola, e lì vivevamo in un modo molto, diciamo, Semplice. basic, sì. Spartano. Sì, Anche spartano. all'inizio senza luce, eccetera, eccetera, senza le comodità che abbiamo ora e avevamo anche a Bologna e in Olanda, però era una scelta di vita. E all'epoca era molto bello. Poi già presto sono nati i nostri figli, uno dopo l'altro, a casa. In casa? In casa e sono cresciuti liberamente qui nella campagna. È una scelta, adesso ritorna, è molto attuale, insomma, vista... Sì, di nuovo, sì, però forse così dall'inizio, case che sono ancora completamente da ristrutturare, forse non molto. Chi comincia adesso deve avere un capitale importante. Se vuoi fare agricoltura, per non parlare dell'acquisto di una casa e terreno, è molto oneroso. E poi in quella casa là abbiamo cominciato a fare un piccolo agriturismo. Avevamo mucche, cavalli, pecore, capre, animali da cortile, eccetera. E gli ospiti venivano.
scrivendo lettere, si volevano 3 settimane per venire una lettera, per far arrivare una lettera e per scrivere, però agli olandesi soprattutto piaceva molto. E così abbiamo Funzionava. pensato di cercare un posto per fare agriturismo come lavoro proprio e abbiamo trovato la vecchia pietra, Il Poggiolo. il Poggiolo come Ok. l'abbiamo chiamato noi. Ok, difatti sì, sappiamo che avete acquistato l'antica pietra nel 1988 e Certo. che subito dopo avete iniziato tutta una serie di lavori di ristrutturazione per adibire la struttura ad agriturismo. Sì. Cosa vi ha spinti ad intraprendere proprio questa strada, diciamo, dell'attività ricettiva, quindi? Ma probabilmente due aspetti, quello sociale per avere anche compagnia, avevamo un giro di persone che ci confortavano, che venivano spesso tutti gli anni, e quello economico, Mm. perché rispetto all'agricoltura l'attività turistica rende 10 volte di più, Mhm. soprattutto per noi che come agricoltori abbiamo grosse lacune, non siamo dei bravi contadini, insomma. E invece con l'attività ricettiva ce la Siamo siamo cavati cavata, è bene. stata anche quasi l'unica fonte di reddito in tutti questi anni, quasi 40. Ok. E ricordate Non qualche abbiamo... aneddoto che vi lega al casale, a questa zona, che avreste il piacere di condividere con noi? Una cosa particolare no, ma abbiamo incontrato, come diceva Giampaolo, tantissimi ospiti simpatici e questo era molto molto bello. E Mm. poi tanti venivano ogni anno e si sentivano subito a casa. Avete mantenuto poi nel tempo Sì, sì, queste sì, sì, amicizie? sì. Infatti la vendita, quando ho comunicato la vendita, a tantissime persone sono Erano dispiaciuto. Ah, dispiaciuti? Sì, perché avrebbero sì. voluto ancora venire per anni. Però, Non ultimi, l'altro ieri, un gruppo con figli e nipoti, perché poi quelli che venivano con i bambini 30 anni fa, i bambini sono diventati i genitori Eh, e sarebbero voluti venire. L'altro giorno ci hanno scritto: "Ah, come mai avete venduto mia mamma?" E li abbiamo dirottati da degli amici qui vicino a Ficulle, però ecco, persone con le quali siamo rimasti in contatto e per i quali siamo stati un esempio importante. Loro ci ricordano i nomi dei gatti, per dire, no, cose che noi proprio dei cavalli, di quello e di quell'altro. Per alcune persone siamo stati un esempio importante e eravamo in ci piace. quell'epoca anche uno dei primi agriturismi qui nel comune di San Venanzo. Mm. quindi frequentato perché appunto per chi cercava diciamo Sì, sì, una in struttura realtà del Mm. genere. così, sì. Perfetto. In quale circostanza avete conosciuto il gruppo Great Estate, in particolare Stefano Petri, CEO del gruppo, nonché il vostro consulente di fiducia per la vendita dell'antica pietra? Allora, siccome siamo qui a 2 passi dal piccolo borgo Pornello, sapevamo che Stefano Petri era il CEO di Great Estate che si occupava della vendita. Abbiamo cercato di conoscerlo per offrire anche la nostra azienda e lui l'ha preso ben volentieri. Sappiamo che avete iniziato a pubblicizzare la vendita dell'antica pietra nel 2018 e l'anno successivo avete conosciuto il nostro gruppo. Durante il vostro primo incontro con Stefano Petri, il nostro CEO vi sottopose una valutazione pari a 900.000 euro, valutazione che ricordiamo è stata ottenuta attraverso il nostro sistema valutativo interno chiamato The Best Price. Quali sono state le vostre sensazioni in quel momento? Forse all'inizio abbiamo detto 9,90 ancora, Un po' pochino. che era Il un po' primo poco. approccio è stato... Noi, sbagliando, pensavamo che valesse un po' di più.
Qualche anno fa qualcuno ci diceva anche 1,4 milioni, però la metratura è importante, ci potrebbe anche stare, ma sappiamo che più è grande, meno vale, e poi l'isolamento e tante altre caratteristiche che fanno sì che fosse una cifra esagerata. Perché voi avevate collaborato con altre agenzie o comunque eravate in Mm, contatto con altre agenzie? un pochino sì, però senza esclusiva, diciamo che non eravamo nemmeno convinti di venderlo. Mhm. Pertanto avevamo tenuto un prezzo un po' alto, ci sembrava equo 1,1 milioni, però la realtà dei fatti dopo un anno abbiamo visto che la domanda era molto limitata. E Stefano ci ha E spiegato anche se andavamo sotto 1 milione, eravamo in un'altra fascia, quindi in ci un'altra sarebbe fase. molto più visibilità. Parlando della stima, le altre agenzie, insomma, che avete contattato, con cui avete collaborato, diciamo, anche se non proprio in maniera ufficiale, vi avevano mai sottoposto una valutazione dettagliata, professionale ed oggettiva? No, 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 così dettagliato non no, l'ha fatto nessuno. è molto più approssimativa. Ok. Ah, come si dice, a braccio. Sì, sì, con la metratura e poco più. Mm. Lo stato delle rifiniture. Ottimo. Dunque, avete deciso di collaborare con il nostro gruppo, conferendoci un incarico in esclusiva con la condivisione di un piano marketing molto strutturato per un importo di circa 3.000 euro e decidendo di stabilire un prezzo di richiesta pari a 990.000 euro. Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a conferirci un incarico in esclusiva e contemporaneamente ad adeguare il prezzo di richiesta a quella che era stata la nostra valutazione? Beh, alcuni suggerimenti, la credibilità che avete non è passata inosservata e in questa regione siete grandi, siete importanti e c'è stato da subito un rapporto di fiducia che non si è mai smentito. Siamo andati anche noi un po' a braccio. Mm. A No, la sensazione. sensazione, sì, perché è molto facile sparare dei prezzi così, ma senza niente di costruito dietro. Siete E, stati molto realistici e affidabili. E secondo voi se, cioè nel 2018 sarebbe stato più opportuno posizionare da subito sul mercato l'antica pietra ad un prezzo diciamo più vicino a quella che era stata una valutazione oggettiva, in modo da evitare che la proprietà poi perdesse Mhm. ulteriore valore nel tempo? non eravamo pronti per questo, pronti. Sì, anche perché noi ci abbiamo lavorato fino e guadagnato fino a un mese prima di venderlo, Mhm. pertanto non ci pesava, era la nostra attività. Piccole migliorie le abbiamo sempre fatte, non si è deperito nel tempo. Venendo ora allo svolgimento della trattativa, noi sappiamo che l'incarico di vendita è stato ufficializzato nel giugno del 2020, quindi diciamo in piena pandemia da Mhm. Covid, e che soltanto dopo 9 mesi siete riusciti a vendere la proprietà al prezzo di valutazione. Inoltre, contestualmente la proposta d'acquisto che era stata presentata da colui che adesso ad oggi è il nuovo proprietario dell'antica pietra, sappiamo che avevate ricevuto anche un'altra offerta da clienti gestiti dalla nostra consulente internazionale Sì. Suzanne. Secondo voi, in un momento storico così complesso e difficile come quello appunto che è legato alla pandemia, come è stato possibile ottenere tutto questo per la vostra proprietà che oggettivamente è bellissima, ma al tempo stesso anche difficile da vendere? Per la pubblicità che avete fatto Sì. in molti canali è importante. Abbiamo visto E i anche numeri. che Stefano ci ha fatto sempre sapere lo sviluppo della vostra ricerca, anche mm, La questo. famosa verifica dei Sì, risultati. sì. sì, delle visualizzazioni, di quanti erano interessati, in quanti ci sono informati in maniera più dettagliata. Mhm.
Questo ve l'avrà sicuramente Era- spiegato Stefano, fa parte del metodo di lavoro del Great Estate che è fondato sulle famose 4V, no? Quindi valutazione, visibilità, verifica dei risultati che portano poi alla quarta V che è la vendita. Quindi Sì, è un percorso molto trasparente. Siete stati molto trasparenti e ci è piaciuto. Ci è piaciuto. Credo che meglio non poteva andare. perfetto. Proprio. Allora, sappiamo che Siete per la vendita stati- dell'antica pietra avete dovuto trasformare l'agriturismo in varie unità abitative e per fare questo è stato necessario avviare una serie di pratiche tecniche. A tal proposito, Stefano vi ha richiesto sin da subito una due diligence della proprietà e voi avete incaricato il vostro tecnico di fiducia per la redazione. Secondo voi è stato importante aver investito tempo e denaro per questa verifica preventiva? È stato un po' oneroso e lungo come procedura perché forse il geometra l'aveva un po' sottovalutata. Fatto sta è un lavoro ed è anche invece un lavoro complesso e quello che doveva essere fatto in 40 giorni lavorativi sono diventati 60 per tanti motivi. Però era anche un percorso obbligato perché chi l'ha acquistato voleva 4-5 unità immobiliari, non voleva fare agriturismo e per cui bisognava fare il cambio di destinazione d'uso. Perfetto. E quindi prima di questo verificare tutto l'aspetto tecnico urbanistico della Sì, proprietà. sì. Ok. Alla luce della vostra esperienza, se un domani doveste decidere di vendere un'altra vostra proprietà, come vi comportereste? Chiamiamo Great Estate, Certamente. però non abbiamo un'altra proprietà adesso. Ok, domani non siamo. Un domani Esatto. non si sa mai. Sì. Abbiamo Esatto. Un la domani- piena fiducia, vediamo. Difatti la prossima domanda è, vorrei chiedervi cosa volete dirci, volete raccontarci in merito al rapporto che si è creato con Stefano, non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale e umano, nonché relativamente all'assistenza e al supporto che avete ricevuto durante tutto l'iter della trattativa. Ma io con voi, con Stefano, vorrei ancora collaborare e a questo proposito abbiamo visto una piccola casa che mi piacerebbe ristrutturarla, anche confidando con della sua assistenza tecnica e nonché economica. Insomma, io vorrei ancora collaborare con voi, con Stefano. Quindi si è instaurato un buon rapporto. Un Assolutamente rapporto sì. molto umano, Assolutamente sì. molto reciproca anche. Bene. Oltre che Stefano Petri, voi avete avuto la possibilità di conoscere anche altri professionisti del nostro gruppo, la dottoressa Virginia Vaccaro, il nostro reparto grafico, in particolare mi riferisco a Ludovico e anche Silvia, che sono occupati della presentazione della vostra bellissima proprietà, la dottoressa Anna Marchettini, che si è occupata invece delle questioni più propriamente burocratico-tecniche, Susanna, la consulente internazionale che ha gestito gli altri clienti che avevano presentato un'offerta per l'antica pietra, nonché poi tutti gli altri, diciamo, agenti professionisti che hanno accompagnato altri clienti durante i sopralluoghi presso l'antica pietra. Cosa pensate di ogni singolo professionista che avete conosciuto e più in generale di tutto il team Great Estate? Benissimo. Benissimo, e tutti quanti, tutti i membri del team hanno lavorato bene, è stato molto piacevole lavorare con tutti, quindi solo bravi. Veniamo un attimo alla parte acquirente, credo da come ne abbiamo parlato, insomma, che voi l'abbiate conosciuta, che tipo di rapporto si è instaurato tra di voi? Ancora non l'abbiamo visto molto, anzi io solo 2 volte, nelle 2 settimane dell'acquisto, del primo incontro Sì. e Giampaolo al contratto. Però oggi verrà e porterà anche i suoi amici e si goderà l'antica pietra per un po' di tempo. Quindi sarà, diciamo, il primo Sì, soggiorno lungo sì, che farà sì, presso sì, l'antica pietra. sì. Ok.
però io l'ho sentito più spesso telefonicamente, non Sì, solo, amichevole, sembra che andiamo sì, molto sì. d'accordo. Ok, bene. Sì, gli interessi di tutti. Avete dei consigli da rivolgere sia al nostro CEO che a tutto il gruppo al fine di migliorare la nostra attività e i nostri servizi? Direi proprio di no. No, Tutto no, Sì, tutto sì. ok. ok. Giampaolo, Silvia, siamo giunti al termine della nostra intervista, quindi non mi rimane che rivolgervi la domanda che per noi è la più importante. Siete soddisfatti della vostra esperienza con Great Estate e consigliereste il nostro gruppo ad altri venditori che come voi hanno intenzione di vendere la loro proprietà? Sì, certo. E l'ho già fatto. L'avete già Sì, fatto? sì, l'ho già fatto. La nostra intervista si conclude qui, io ringrazio Giampaolo, ringrazio Silvia per la vostra accoglienza, la vostra disponibilità e per averci dato l'opportunità di offrirvi i nostri migliori servizi. Quindi grazie a nome mio e di tutta Great Grazie Chiara Estate. e Grazie a voi. grazie Ludovico. Grazie a E voi. grazie a tutto il team di Great Estate. A voi. Invece per tutti gli amici di Great Estate vi diamo appuntamento alla prossima intervista, sempre sul magazine e su tutti i nostri canali social. A presto!